L'argomento di oggi è il DAC, proprietario norma, il norma ADAC. Faremo anche considerazioni di ordine generale interessanti al di là del tema specifico. Per iniziare vorrei chiederti, hai mai avuto l'impressione che la sorgente digitale sia sottovalutata? Allora, non la metterei esattamente in questi termini, nel senso che probabilmente da parte dell'audiofilo non è stata compresa a fondo la importanza e la profondità degli elementi collegati. Infatti il ruolo della sorgente è un ruolo fondamentale perché da essa in qualche modo parte tutto quello che è l'ambito della catena di riproduzione sonora. Anzi, volendo essere precisi e rigorosi, l'ambito della catena di riproduzione sonora parte ancora prima durante la fase di registrazione e di produzione del supporto o del file musicale, ma quello è un ambito nel quale l'audiofilo non ha nessuna possibilità di intervenire. L'audiofilo deve partire, nella stragrande maggioranza dei casi, da un file numerico e cercare di riprodurlo nel modo, fra virgolette, migliore possibile. Il ruolo della sorgente è un ruolo fondamentale perché eventuali deficienze o eventuali alterazioni presenti in questa fase non sono in nessun modo compensabili o aggirabili da parte degli elementi della catena di produzione che verranno dopo. Quali sono secondo te gli elementi più importanti nella creazione di una sorgente digitale? In un sorgente digitale sono presenti gruppi funzionali che sono indispensabili per il suo funzionamento e per l'architettura tipica di una sorgente digitale. Abbiamo gli stadi di ingresso che sono praticamente costituiti dalle connessioni, possono essere la connessione USB, le connessioni SPD sia RCA sia ottiche, in alcuni casi anche la connessione bilanciata professionale. Da lì poi c'è un'altra sezione importante, anche se trascurata, legata alla gestione e al management dei segnali digitali e alla decodifica eventualmente degli standard USB piuttosto che degli standard SPDIF. Una volta ottenuto il file numerico pronto per essere convertito in analogico, da lì segue una parte più o meno sofisticata, articolata in modalità alle volte molto diverse nelle varie sorgenti digitali, che è costituita dalla parte di filtraggio numerico, nel senso che ormai le apparecchiature sul mercato che non presentano filtraggio numerico, ovvero quelli definiti zero oversampling, rimangono nell'ambito di pochi appassionati, per certi versi estremisti, che più o meno giustamente danno molta importanza a questo aspetto. Ne segue poi quello che possiamo considerare il cuore di uno strumento digitale, che è il chip o il circuito di conversione, che ha il compito di convertire il file numerico in un segnale analogico. Se è necessario, appena a seguire da questo stadio c'è la parte che fa la conversione fra corrente e tensione, se lo stadio precedente è un'uscita in corrente. Troviamo poi lo stadio di filtraggio analogico, indispensabile per filtrare le componenti ultrasoniche che si generano durante la conversione. In ultimo troviamo gli stadi analogici di uscita. Questi sono gli elementi costitutivi tipici di una sorgente digitale, a cui va aggiunto, nel caso di una sorgente CD, anche la meccanica di lettura CD. Tutti questi elementi rappresentano, per l'influenza sulla qualità finale di ascolto, delle condizioni che di per sé sono tutte necessarie, ma nessuno di per sé è sufficiente. Quindi è necessario che ognuna delle singole sezioni sia costruita e sia progettata, concepita, realizzata nell'eccellenza per ottenere un risultato eccellente nel suo insieme. Non è in nessun modo possibile immaginare che possa esistere una sorgente digitale che eccella in una particolare sezione e deficitaria o mediocre nelle altre, che alla fine dia un risultato di reale eccellenza. E allora perché secondo te si intercettano spesso opinioni sui singoli aspetti che sono del tutto opposte, da chi sostiene ad esempio che il chip DA sia l'elemento chiave, oppure all'opposto c'è chi sostiene che non lo sia, che abbia un ruolo solo marginale?
Allora, in effetti anche a me è capitato spesso di intercettare opinioni di questo genere. Essenzialmente vedo due motivi, due cause alla base di un atteggiamento di questo genere. Il primo è dovuto sostanzialmente alla, scusa se uso questo termine, ma alla ignoranza e alla mancanza di esperienza da parte della stragrande maggioranza delle persone, le quali non hanno mai o solo marginalmente provato a realizzare una sorgente digitale toccando tutti i vari temi, entrando in profondità di ciascuno di questi temi, per cui è più facile che la mente sia polarizzata da un elemento come il circuito di conversione. Ci sono alcuni circuiti di conversione che sono diventati come l'icona e l'emblema di una garanzia di eccellenza di risultati, altri che sono diventati come un oggetto cult. Prendiamo per esempio il mitico 1541 dalla Philips, che è considerato da alcuni ancora come un riferimento insuperato per quello che riguarda la qualità di conversione. Essenzialmente però le persone non hanno mai potuto sperimentare il reale contenuto e le reali caratteristiche di questi oggetti. Per cui è facile che ci sia chi ne dà una grande enfasi, chi invece lo ritiene uno degli elementi. Per quello che abbiamo visto prima hanno ragione entrambi, nel senso che è sicuramente uno degli elementi, ma va tanto detto che essendo uno degli elementi è sufficiente che quello non sia all'altezza del risultato complessivo perché renda vano qualunque sforzo facciamo in tutte le altre sezioni della sorgente digitale. Aggiungerei però un altro aspetto molto importante. Per quello che è stata la mia esperienza, il circuito di conversione, in gergo il CPDA, rappresenta quello che potete definire la impronta genetica, il DNA delle caratteristiche sonore di una sorgente. Se riusciamo a fare nel miglior modo possibile tutte le altre sezioni suoneranno in modo del tutto trasparente e tendenzialmente non modificanti rispetto alla qualità sonora del file di origine. Quindi l'elemento che in qualche modo determina la direzione sonora e, ripeto, il DNA sonoro che uscirà dalla sorgente è strettamente legato alle caratteristiche sonore del chip di conversione utilizzato. Facendo un esempio un po' parossistico, un po' come dire, da una rapa bianca non potrò mai ottenere che esca del sangue rosso. Se da una rapa bianca esce qualcosa di rosso, vuol dire che è stato aggiunto qualcosa di artificiale, perché spontaneamente non può mai farlo. E se di primo acchito potremmo scambiare questo liquido rosso come del sangue rosso, in realtà non potrà che essere qualcosa di artificiale. E durante l'ascolto, nel breve o nel lungo o nel medio termine, queste caratteristiche artificiali, dovute magari al tentativo da parte delle altre sezioni della sorgente digitale di compensare alcune caratteristiche magari non proprio gradite del chip di conversione, manifesteranno sicuramente tutta una serie di effetti collaterali. Un esempio tipico che possiamo fare è ci sono purtroppo numerosi chip di conversione che hanno una sonorità tendenzialmente asettica e alle volte abbastanza fastidiosa nella gamma alta. Una delle strategie possibili potrebbe essere quella di impiegare una circuitazione analogica a valle dal suono, uso un termine improprio ma giusto per essere meglio compresi, dal suono morbido. Allora, se è vero che di primo acchito otterremo un suono meno fastidioso rispetto a quello che potrebbe essere con uno stadio di uscita perfettamente trasparente, è altrettanto vero però che nel corso del tempo cominceremo a notare che il suono complessivo comincia a essere lento, scarso di dinamica, con una sensazione sgradevole che manchi qualcosa. Siamo arrivati finalmente al cuore del discorso. Perché il Norma ADAC? Bella domanda. Perché? Per rispondere a questa domanda dobbiamo andare indietro nel periodo fra il 90 e il 97, quando
in Norma abbiamo sviluppato la prima gamma di prodotti presentata poi ufficialmente nel primo Top Audio al 1997. Già in quegli anni ci siamo e mi sono reso personalmente conto che le sorgenti digitali in qualche modo arrivavano come qualità espressa fino a un certo punto, ma era come se ci fosse una sorta di zoccolo duro oltre il quale non si riusciva ad andare. All'epoca ne abbiamo provate molte, sarei tentato di dire quasi tutte le tecnologie all'epoca presenti. Detto per inciso, e qualcuno potrà convenire con me, in media le sorgenti digitali degli anni 90 suonavano meglio delle sorgenti digitali odierne, ma questo è un tema che magari affronteremo in un'altra puntata. Come dicevo, in quegli anni ci siamo resi conto che esisteva questo limite. Infatti qualcuno ricorderà che da circa il 2000-2001 abbiamo partecipato alle fiere portando un DAC sperimentale che era stato sviluppato al nostro interno. Come estetica era inserito in un rack professionale e è stata un'apparecchiatura con la quale abbiamo cominciato a sviluppare e a cercare di cogliere e comprendere quali sono gli aspetti legati alla conversione fra il dominio digitale e il dominio analogico. Poi nel 2007-2008 è entrato in produzione la prima sorgente digitale enorme, il Revo CDP-1. All'epoca, dopo aver provato e sperimentato la totalità delle soluzioni di conversione che esistevano sul mercato, abbiamo scelto il PCM 1704, che di gran lunga rappresentava come direzione sonora quella che era più vicina alla direzione sonora Norma. Quella tecnica di conversione, il PCM 1704, è uscito di produzione circa nel 2014-2015. All'epoca noi ne abbiamo fatto una notevole scorta perché sapevamo o temevamo che non ci sarebbe stato nessun altro componente come degno sostituto. Attualmente ne abbiamo ancora un considerevole numero, per cui l'esigenza non è nata tanto dal bisogno di sostituire quello, ma quanto dal desiderio di riuscire ad andare oltre a quelli che in qualche modo comunque rappresentano le caratteristiche e per certi versi i limiti del 1704. Il 1704, come tutti gli altri chip di conversione, anch'esso presenta una propria firma, un proprio DNA sonoro, molto meno invadente e molto meno disturbante rispetto direi alla totalità degli altri chip di conversione. Detto per inciso, da quando abbiamo cominciato ad utilizzare il 1704 non ci siamo fermati nell'operazione di prova e di test dei componenti che via via venivano messi sul mercato dai vari costruttori, ma sostanzialmente la situazione a oggi non è cambiata, nel senso che sono spariti forse alcuni dei convertitori con le sonorità più asettiche, meno musicali, ma ciò che attualmente è presente sul mercato come chip di conversione tendenzialmente è molto uniformato in una sonorità che può sembrare anche gradevole e bella dal punto di vista estetico, ma è sostanzialmente falsa. In questi anni in cui è stato in produzione le nostre sorgenti digitali basate sul 1704, comunque da parte mia personalmente la ricerca di comprendere la relazione fra gli aspetti tecnici e gli aspetti sonori è continuata ad andare avanti, anzi è diventata sempre più, direi, pressante quasi, con l'abitudine di ascoltare molto spesso musica dal vivo e sentire la differenza che esiste fra le sonorità reale, userò un termine un po' forte, ma fra la verità sonora e il suono riprodotto, in me è stato sempre forte il desiderio di comprendere perché questo accade e quali sono gli aspetti sui quali bisogna agire e intervenire per cercare di rendere il suono riprodotto più aderente possibile a una verità sonora presente dal vivo. Dove per verità sonora presente dal vivo intendo, come sempre, strumenti acustici non amplificati.
E in molti vogliono soddisfare la legittima curiosità di come sia fatto l'ADAC, di come tu lo abbia fatto. E che cosa hai da dire al riguardo? Allora, innanzitutto darei un suggerimento, che è quello di cercare di tenere la mente la più sgombera possibile da preconcetti, opinioni, congetture, le quali non possono far altro che in qualche modo creare un bias di polarizzazione quando poi si va a fare un ascolto. Quindi questo è essenzialmente il motivo principale per il quale non desidero entrare in profondità sugli aspetti legati alla costruzione intrinseca del norma ADAC. Detto questo, mi sento di dire che il mio approccio è stato un approccio anticonvenzionale, nel senso che mi sono chiesto cosa si può fare per rendere il più analogico possibile il processo di conversione. Quindi laddove la parte digitale indispensabile in un oggetto che deve passare dal dominio digitale al dominio analogico è comunque necessaria, come possiamo lavorare in ambito analogico per sgravare il più possibile la parte digitale da questo compito in modo che essa risulti meno influente all'ascolto? Non a caso la nostra piattaforma di conversione è stata denominata Analog DAC, perché c'è tutto un approccio analogico nuovo e anticonvenzionale legato alla tecnologia di conversione. È comunque costituito da un modulo ibrido, racchiuso poi per motivi di stabilità termica in un contenitore completamente isolato e schermato. E che differenza c'è tra l'ADAC e il PCM 1704? Allora, essenzialmente la differenza fra il 1704 e l'ADAC è nell'ambito della neutralità, della mancanza di elementi artificiali durante la riproduzione. È una differenza che si può esplicitare in qualcosa che c'è di meno nell'ADAC e c'è di più nel 1704. C'è meno artificiosità, c'è meno distorsione, c'è meno sensazione che ci sia qualcosa di non pertinente alla riproduzione. Al lato pratico l'ascolto come si traduce questo? Si traduce nella sensazione di avere un suono molto analogico, molto più prossimo al suono di un sistema basato su un LP piuttosto che una sorgente digitale, un ologramma sonoro di disarmante naturalezza in tutte le dimensioni, profondità, larghezza, altezza, capacità di isolare le singole sorgenti nei rapporti dimensionali che intercorrono fra di loro. Un altro aspetto importante che differenzia il 1704 dalla nostra piattaforma di conversione è la gestione dei dettagli sonori, ovvero apparentemente il 1704 sembra avere più dettagli e l'ADAC sembra avere un suono più caldo e più rilassato. In realtà, ascoltando con attenzione, si entra in un universo sonoro quasi sconosciuto e quando si riemerge da questo universo sonoro per ritornare a una piattaforma come 1704 ci si rende drammaticamente conto che quello che prima avevamo scambiato come dettagli e informazioni in realtà erano prodotti spuri, intermodulazioni, rumori, fenomeni parassiti, comunque dettagli che non erano presenti nella registrazione originale e che non sono pertinenti al segnale musicale reale che stiamo ascoltando. A tal proposito vorrei citare un aneddoto che è accaduto ormai qualche anno fa quando stavamo cominciando a implementare i primi prototipi dell'ADAC. Venne a trovarmi una persona che mi è cara, una persona che reputo avere un buon orecchio, un appassionato di alta fedeltà, e allora gli ho un po' accennato cosa stavo facendo, ma senza dare particolare enfasi alla cosa, e l'ho invitato a darmi un parere d'ascolto fra una macchina fornita dal 1704 e una macchina fornita con un prototipo del nuovo ADAC, senza però dire quale delle due era quella con il 1704 e quella con l'ADAC, quindi una macchina A e una macchina B. A lui ignote. Dopo un ascolto, devo dire abbastanza attento, con grande sicurezza ha detto: preferisco di gran lunga la macchina A alla macchina B,
mi sento di farti i complimenti perché le differenze sono chiaramente udibili, ecco. Tutto perfetto, ecco, se non fosse che la macchina A era quella col 1704 e la macchina B era quella col nuovo ADAC, ma sapevo perfettamente cosa era accaduto nella sua mente e nel suo ascolto. Cercando di trovare una differenza, aveva prestato molta attenzione a alcuni aspetti della riproduzione sonora, in particolare alla quantità di dettagli reali o apparenti che percepiva. E sotto questo aspetto l'ascolto potrebbe trarre in inganno. Allora poi, siccome avevamo tempo e eravamo assolutamente in confidenza, l'ho guidato a fare un ascolto diverso. Ho detto, immagina che esista una modalità di ascolto che non sia quella alla quale sei abituata. Ascolti in modo rilassato, tranquillo, senza che la tua attenzione sia per forza di cose concentrata andare a ascoltare il dettaglio che si colloca alla quarta cifra decimale. Dopo una decina di ascolti, se non di più, di comparazioni A e B, A e B, a un certo punto è come se si fosse illuminato, è avvenuta l'illuminazione nel sistema percettivo di questo mio conoscente, il quale non riusciva a capacitarsi come al primo ascolto avesse invece dato un responso esattamente opposto. L'esito di questa prova non mi ha lasciato del tutto sorpreso, ecco, nel senso che in passato mi era già capitato un discreto numero di volte durante gli ascolti comparativi fra una soluzione e un'altra, quando nel corso del tempo abbiamo cercato di migliorare l'apparecchiatura andando verso un suono sempre più naturale, sempre meno affetto da colorazioni e dagli elementi di artificiosità, di vedere, di osservare, ecco, come le persone di primo acchito preferiscono il suono, fra virgolette, più colorato, più distorto. È come se per comprendere l'altro suono servisse di ascoltarlo con delle orecchie diverse o una sensibilità musicale maggiore, ecco, più elevata. E in quali elettroniche norma troveremo l'ADAC? Allora, per ora la piattaforma di conversione ADAC sarà disponibile nelle sorgenti digitali della gamma Revo, quindi il Revo CDP, il Revo DS e il Revo DAC. Per quello che riguarda le macchine della serie HS e probabilmente anche la scheda di conversione presente nel Revo SC2, nel preamplificatore, la situazione è un po' complicata dal punto di vista della compatibilità fra la piattaforma esistente e la piattaforma ADAC, per cui per ora continueremo a utilizzare il 1704 come elemento di conversione in queste macchine. E siamo arrivati alla conclusione e vuoi aggiungere qualcosa per chiudere? Allora vorrei aggiungere solo una cosa, di invitare le persone eventualmente interessate a fare un ascolto e soprattutto a non lasciarsi condizionare troppo dagli aspetti tecnici dell'oggetto. Abbiamo sviluppato questa piattaforma di conversione per offrire una qualità di ascolto, una qualità musicale realmente appagante. Quindi, lo chiedo quasi per cortesia, lasciamo perdere gli aspetti tecnici che sono quasi del tutto irrilevanti. Non concentriamoci sul cosa, ma sul come. Aggiungerei anche un altro aspetto. Il tema delle sorgenti digitali è un tema molto grande, molto vasto, molto articolato. In questa puntata abbiamo toccato veramente con un volo radente molti temi che potrebbero risultare interessanti, per cui ci riserviamo in futuro di fare una serie di puntate dedicate a entrare più in profondità nell'ambito delle caratteristiche di una sorgente digitale e dal punto di vista pratico, operativo, come può essere utile per l'audiofilo, per l'appassionato, rapportarsi alla sorgente digitale, comprendere come funziona, quali ne sono le criticità e come muoversi per ottenere il migliore risultato possibile. E questo sarà già nella prossima puntata oppure avevi pensato ad altro? Per la prossima puntata avevo pensato a alternare argomenti tecnici con argomenti di carattere più generale, direi quasi argomenti di carattere filosofico relativamente all'affascinante mondo della riproduzione musicale. Grazie.
Grazie a voi.